Buongiorno, oggi siamo a Piaggine, provincia di Salerno, siamo nel parco del Cilento, il Vallo di Aino, e partiamo oggi per un trekking di 2 giorni. Saliamo sul Cervati, il monte più alto della Campania. Seguiamo il Sentiero Italia e sono 16 km e passiamo al rifugio Cervati, la notte al rifugio Cervati e ritorno la mattina riscendiamo. Si inizia subito alla grande con le scale. Dopo un primo chilometro già si sale abbastanza, noi siamo partiti da laggiù, là è Piaggine. Infatti la strada inizialmente è bella ripidina e continua ad esserlo. Il percorso, come vi dicevo, sono 16 km per un dislivello di 1100 più o meno, dislivello positivo. Siamo arrivati all'Acqua dei Cavalli, sono 830 metri, vedete queste mattonelle ogni tanto, questa è la fontana e ora il sentiero prosegue su strada per un po'. Allora, prima ora di camminata andata, siamo quasi a 4 km, abbiamo fatto un bel tratto di strada, che dopo l'iniziale sterrato si fa un po' di strada e ora stiamo rientrando nella montagna verso il rifugio. È fine maggio, metà maggio, ma comunque il sole si sente. Diciamo che già dopo i primi 4 km vi dico che questa non è una camminata da fare d'estate. Proseguiamo. Si sale. Allora, siamo in un punto e siamo un pochino indecisi perché non c'è alcun segno, però la mappa ci dice di andare a destra. Vabbè, giriamo. Nel frattempo la vista, no, il Cervati è in quella direzione, la vista è questa. Andiamo. Allora, alla fine sì, la deviazione forse era quella, ci siamo un po' mezzi persi, entrati con i piedi nel fango, ma alla fine dopo un quarto d'ora abbiamo trovato questo segno che ci ha rincuorato. Da capire se non abbiamo visto noi il segno, che tornando indietro almeno abbiamo visto, o non c'è. Nel caso vi segno vi dico in descrizione qual è il punto dove bisogna stare un attimo attenti. Finalmente un po' d'ombra, siamo più o meno a metà, poco più della metà, e abbiamo fatto 8 km e mezzo e 600 metri di dislivello, ce ne mancano più o meno altri 7, altri 500 metri. Un altro ore e 30 per la vetta del Cervati. Dai, ce la facciamo, proseguiamo. Comunque la montagna è piena d'acqua. Allora, dopo più o meno 3 ore e mezza di cammino, 11 km fatti e 900 metri saliti, pausa pranzo, ci fermiamo, è l'1:30, ho scelto diciamo questo punto un po' più pianeggiante e ci mangiamo panino. Quarto d'ora, 20 minuti di riposo e poi riprendiamo verso il Cervati. Pausa pranzo fatta, si riprende il cammino per la vetta, dovrebbero mancare circa 2-3 km. Dopo una bella salita in pendenza siamo arrivati sulla cresta in compagnia dei tori e delle vacche e ora si incomincia a vedere tutto il panorama. Scusate un po' il fiatone, ma la parte precedente è veramente pendente. Allora, qui siamo arrivati alla Nevera, siamo a 1785
metri. È praticamente un buco enorme. Non so se si intravede, immagino che qui si riempisse di neve. E nei tempi passati facevano il ghiaccio, un po' come le neviere di Faido. Comunque siamo a 1785, dobbiamo proseguire ancora qualche chilometro. No, purtroppo lì ci dovrebbe essere il mare, ma ci sono le nuvole. Speriamo non durino tantissimo, anche se le vedo un pochino ferme. E secondo me il Cervati è quello, che vedo anche un po' di persone sopra. Quindi dobbiamo fare tutto questo sentiero. Arriviamo prima al santuario della Madonna della Neve e poi saliamo su Cervati, che secondo me appunto è quello. Non so se vedete le persone un po' qua, le sagome delle persone. Continuiamo. Mi avevano fatto giustamente notare che quello è il Faito. Quindi non so se si riuscite a vedere il molare e i vari vizi. Allora, abbiamo appena, immagino, superato da pochissimo il confine di Piaggine e siamo nel comune di Sansa. Infatti qua ci indica che siamo qua. Al Cervati si può salire anche da Sansa. Il ghiaccio resiste, ragazzi. Resiste sotto le foglie. Ok, non erano fenomeni isolati di ghiacci. C'è ancora un bel po' di neve. Allora, siamo arrivati al santuario della Madonna del Cervato. Da questa struttura, l'ingresso è di là ma è tutto chiuso. La cosa bella però è la vista che si vede da qua. Soprattutto l'entroterra lì dovrebbe essere, se non erro, lato est, quindi di là c'è la Puglia. Poi nel caso ho sbagliato, ve lo scrivo nel video. E invece qui tutte le varie cime dove c'è anche il Cervati. Questo è la cima più lunga. Ora, in realtà il sentiero prosegue per lì sotto, il santuario è una piccola deviazione. Noi scendiamo di qua e ci ricongiungiamo al sentiero, saliamo sul Cervati e poi ritorniamo indietro per andare al rifugio. Finalmente siamo arrivati 1899 metri, la montagna più alta della Campania, il Cervati. Lei è qua, sta quasi arrivando, quasi arrivata. Allora, quindi come detto siamo sul Monte Cervati 1899. Vediamo il panorama che si vede da qui. Allora, di qua puntiamo a est, c'è il resto del Cilento, di là si vede poi dovrebbe essere Basilicata Puglia, più o meno quelle parti là. Di qua invece sud ovest, purtroppo qui si deve vedere il mare, addirittura se era pulito si devono vedere anche le olie, però c'è un mare ma di nuvole, quindi purtroppo non si vede molto. Qua c'è il resto del Cilento. Invece qui ovest-nord è da dove siamo venuti, infatti qui si dovrebbe vedere il santuario della Madonna della Neve e Piaggine è lì dietro. Allora, vetta conquistata, ci siamo un po' fermati, abbiamo mirato un po' il paesaggio, anche se purtroppo sabato ci sono le nuvole. Ora dobbiamo andare al rifugio per terminare l'escursione di oggi, dormiremo lì e dobbiamo ritornare sul Sentiero Italia. Non so se lo vedete, questa striscia, no, attraverso anche queste due cosine di ghiaccio, poi lì dietro scavallare, e il rifugio è sui 1500 metri, quindi c'è un po' da scendere. Allora dobbiamo attraversare il ghiaccio, sì, siamo al 21 maggio ma siamo comunque a quasi 1900 metri. Noi prima stavamo lì, quella è la vetta al Cervati. Ora si scende, guardate il panorama da qua.
Allora, siamo in discesa per arrivare al rifugio, che dovrebbe essere, dove stanno quelle persone qui dietro praticamente. E di là niente, la situazione è sempre nuvole, quindi oggi mi sa che non vedremo il mare. Stiamo scendendo da questo sentiero che, mamma mia, è abbastanza bisogna stare attenti a scendere, cioè nel senso è tutto pietre, bisogna stare molto attenti, si scivola. E di qua si sale sul sentiero invernale per andare a Cervati, mentre invece di qui si scende per andare al rifugio. Ormai mancano pochi metri. Eccoci, da lontano si vede le persone, quello è il rifugio, siamo praticamente arrivati. Allora, siamo di nuovo a Piaggine, siamo ritornati, ci ha accompagnato una persona del rifugio qui con la macchina e abbiamo evitato di fare il percorso al contrario, anche se abbiamo scoperto che comunque tutta la montagna è piena di vari sentieri, magari ci ritorneremo, sicuramente ritorneremo al rifugio perché è veramente molto bello e è anche stata veramente una bella accoglienza, le persone che lo gestiscono, veramente persone squisite. Allora, prima di chiudere il video e salutarvi, vi avevo detto che il Monte Cervati è la montagna più alta della Campania con i suoi 1899 metri, ma non è il punto più alto. Il punto più alto si trova nel Matese, si chiama Punta Giulia e sta sulla montagna della Gallinola e fa parte appunto dei Monti del Matese, che è il punto più alto della Campania, con i suoi 1900 e qualcosa metri, ma non si può definire montagna. Con questo vi saluto, grazie per essere arrivati a fine video, alla prossima.